Oggi andremo a trattare l'argomento che ha ottenuto più preferenze nel sondaggio di settimana scorsa, ovvero come combattevano gli Etruschi e per estensione i Romani di età regia. Se questo sistema dei sondaggi per scegliere la tematica dei video vi piace, fatemelo sapere nei commenti al filmato. Potremmo utilizzarlo a settimane alterne, potremmo utilizzarlo tutte le settimane, fatemi delle proposte nei commenti. Questo filmato è suddiviso in 3 sottosezioni. Nella prima tratterò della cultura villanoviana e dell'armamento più arcaico del mondo etrusco. Nella seconda parte tratterò dell'adozione di alcuni elementi della tattica oplitica. Nella terza sezione tratterò invece di tutti quegli armamenti che sono stati adottati proprio a seguito dell'adozione di alcuni elementi dell'oplitismo, quindi armamenti che giungono dal mondo greco e alcuni armamenti che arrivano invece, udite udite, tramite un canale illirico, per la gioia, lo so, della fanbase di panilliristi che segue costantemente il canale e che saluto con tanto affetto. Durante il filmato vedrete anche degli estratti di un magnifico documentario, L'alba degli Etruschi, un documentario di res bellica che ringrazio per avermi concesso di utilizzare il suo materiale. Comunque, link diretti alle sezioni di questo documentario e al documentario per intero li troverete sia in sovraimpressione sia nel testo di accompagnamento al filmato. Ed ora andiamo a cominciare. La genesi della civiltà etrusca va fatta coincidere con la nascita della cultura villanoviana, datata al X secolo a.C. La cultura villanoviana deve il suo nome al sito di Villanova, una frazione di Castenaso, in provincia di Bologna, ed è frutto di un processo precedente noto come cultura proto-villanoviana, che aveva interessato grossomodo tutta l'Italia. A sua volta la cultura proto-villanoviana era stata un'emanazione della cultura mitteleuropea dei campi di urne, datata al XIII secolo a.C. Quando si comincia ad analizzare tutto questo contesto, è importantissimo tenere a mente che quella proto-villanoviana e quella dei campi di urne sono delle macroculture materiali, ovvero delle realtà che condividono alcuni aspetti, come ad esempio la pratica dell'incinerazione, che sicuramente condividono molti elementi legati alla produzione materiale, ma si tratta di culture che non debbono in nessun modo essere equalizzate con un popolo specifico. Al contrario, si tratta di culture talmente tanto estese geograficamente da essere arrivate a interessare, da essere state adottate da popoli diversi. Vedremo ad esempio come in Italia la cultura proto-villanoviana in pianura padana e in Toscana si sia evoluta nella cultura villanoviana, quella degli Etruschi. Nel Lazio invece si sia evoluta nella cultura laziale, quella dei Latini. Evidentemente siamo davanti qui a due popoli diversi, soprattutto con una lingua diversa. L'etrusco non è nemmeno una lingua indoeuropea, mentre il latino lo è. Eppure le espressioni materiali di questi due popoli molto spesso sono incredibilmente simili, se non addirittura sovrapponibili. Questo perché la macrocultura originaria di riferimento era la stessa. Per quanto riguarda gli aspetti legati alla sfera marziale di queste due culture, all'inizio probabilmente dovevano essere limitati a piccoli scontri appannaggio di bande guerriere costituite da aristocratici. La panoplia del combattente, per molti versi, è completamente sovrapponibile a quella dell'Europa centrale. Le asce ammanicate a cannone, le spade con elsa antennifera, le pesanti corazze campaniformi, in particolare l'elmo decorato da una cresta in bronzo romboidale, sono tutti elementi che noi ritroviamo identici nelle sepolture della cultura dei campi di urne dell'Europa centrale. Se cerchiamo degli elementi caratterizzanti dell'ambito italiano, probabilmente possiamo trovarli negli elmi cosiddetti a calotta, degli elmi molto semplici, muniti di una sorta di bordo di orlo che correva tutt'attorno e che forniva una lieve copertura aggiuntiva al combattente. Un altro elemento caratterizzante della panoplia in ambito italiano è quell'elemento che i greci chiameranno in futuro cardiophylax e i latini spongia pectoris. Si tratta di un pettorale molto piccolo, in bronzo, che andava a difendere sostanzialmente l'area dello sterno e del plesso solare. In questo momento storico, questo pettorale ha forma rettangolare
quadrata o subrettangolare e veniva portato legato a delle cinghie passanti per le spalle e intorno alla vita. Questo pettorale cambierà coi secoli di forma e si tratterà comunque di un elemento molto fortunato e molto longevo, perché lo ritroveremo fino in epoca storica in ambito romano con forme diverse. Un altro elemento sicuramente caratteristico dell'Italia è lo scudo. Infatti, accanto a degli scudi rotondi in bronzo sbalzati, che ritroviamo identici anche questi in ambito mitteleuropeo e che forse sono il riflesso di uno scudo analogo in pelle, che però non si è conservato ovviamente, vi sono degli scudi di origine minoica e micenea, i famosi scudi bilobati, che dovevano essere stati introdotti in Italia durante la prima colonizzazione micenea. Si trattava di scudi costituiti da due corpi rotondi in vimini, sopra i quali veniva sovrapposta una pelle di bue o più strati di pelle di bue e che venivano assemblati e tenuti assieme da una stecca di legno passante longitudinale. Questo scudo, vedremo, è attestato sia presso la cultura etrusca sia presso la cultura laziale, prima con modelli miniaturistici, poi con dei simulacri in bronzo, che però avevano esclusivamente una funzione rituale. Gli elementi miniaturistici li ritroviamo già tra X e IX secolo a.C., ad esempio a Pratica di Mare. Questo scudo, poi, nell'VIII secolo, finirà per evolversi in un nuovo modello, che sarà in parte debitore dello scudo bilobato miceneo, ma si presenterà con delle caratteristiche sue proprie completamente diverse. La stecca di legno centrale, che fungeva da elemento assemblante, diventerà una sorta di spina dorsale di una singola tavola, prima in vimini e cuoio, poi probabilmente in legno, e oltretutto al centro di questa spina lignea vi sarà l'accettabolo per la manopola. Questo scudo infatti verrà impugnato. I primi modelli di questo scudo noi li ritroviamo raffigurati nei coperchi dei pozzetti di Vetulonia, datati all'VIII secolo a.C. Ebbene, siamo evidentemente davanti all'antenato di quello che sarà il celebre scutum italico-romano. La cosa curiosa è che questo modello di scudo verrà diffuso dagli Etruschi a nord, addirittura oltre le Alpi, verrà adottato dai Celti o proto-Celti della cultura di Hallstatt. Contemporaneamente, però, in ambito etrusco ed italico, questo scudo durante il VII secolo a.C. finirà progressivamente per venire abbandonato. E questo perché tutta l'Italia verrà nuovamente interessata da una colonizzazione, prima culturale, poi materiale, proveniente dalla Grecia, ma che avrà un impatto notevole sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista militare. Alla fine del VII secolo a.C. è datato l'Oinocoe di Tragliatella, un reperto ceramico ritrovato nei pressi di Fiumicino che porta la raffigurazione di tutta una serie di combattenti, caratterizzati da uno specifico elemento, lo scudo, che richiama evidentemente al mondo greco. Ora è importante fare una postilla. Per la cultura italica, per quella latina e in una certa misura anche per quella etrusca, indipendentemente dalla storica contrapposizione, il mondo greco era visto come una sorta di canone. Dalla Grecia giungevano coloni intraprendenti e mercanti con ogni genere di ricchezza. La Grecia era la terra della cultura e della scrittura. La Grecia era anche la terra degli eroi e dell'epica. Insomma, la Grecia era un modello al quale tendere in ogni sua manifestazione, comprese quelle della sfera militare, e l'elemento più caratterizzante del guerriero greco era proprio il suo scudo. Lo scudo greco, sebbene a volte sia citato col nome di oplon, viene più correttamente definito aspis, perché oplon in greco è un termine generalista che significa armamento. Infatti il guerriero greco, l'oplita, è appunto l'armato. Invece, per definire in maniera specifica lo scudo, si utilizzava il termine aspis, e l'aspis greco aveva tutta una serie di prerogative particolari. Aveva una struttura rotonda, aveva una forma bombata, avvolgente,
Aveva un diametro tra i 90 centimetri e il metro e soprattutto era tenuto imbracciato, sia impugnato nella mano sinistra sia fissato sull'avambraccio del combattente, quindi era uno scudo particolarmente stabile. Oltretutto, grazie alle sue dimensioni importanti, informazioni particolarmente coese, consentiva di proteggere non solo chi lo impugnava, ma anche il suo compagno alla sinistra. Ora è evidente che l'aspis, insieme a tutti gli altri elementi della panoplia dell'oplita, era qualcosa che favoriva un approccio allo scontro che sublimava grossi reparti coesi di persone che si muovevano all'unisono e combattevano in maniera coordinata. Di conseguenza stiamo parlando di una realtà che andava di contro a frustrare invece l'azione del singolo. L'adozione di elementi propri dell'oplitismo nel mondo etrusco e nel mondo latino in qualche modo provoca una sorta di sconvolgimento rispetto al canone precedente. Eppure dobbiamo considerare questo, che i Latini e gli Etruschi non si limitano ad acquisire la falange dei Greci e a riproporla identica in maniera completamente pedissequa, ma semmai cercano di reinterpretarla e reimmaginarla in chiave italica. Infatti c'è un elemento che vediamo sia nelle raffigurazioni sia riscontrato nei reperti, che è quello delle armi da getto, che sarà una costante nell'arte della guerra di Etruschi e di Latini e degli Italici in generale, oltretutto, anche dopo l'assimilazione del modello oplitico. Ad esempio, basti pensare che il pilum, il micidiale giavellotto romano pesante dalla lunga gorbia metallica, nasce in seno alla cultura etrusca. Il primo modello di pilum è di V secolo a.C. ed è stato ritrovato a Vulci. Se vediamo poi tutte le raffigurazioni dalla fine del VII secolo fino al V di guerrieri oplitici in ambito etrusco, latino e italico in generale, vediamo che molto spesso non si limitano ad avere un'unica arma in asta, ma ne hanno 2 o addirittura 3, e questo lo vediamo già dall'Oinoque di Tagliatella. Quindi queste armi in asta evidentemente non sono armi da corpo a corpo o non lo sono solamente, ma sono anche armi da getto. Qualcosa che al contrario, nella formazione oplitica classica del mondo greco, era evitata. L'arma da getto in generale viene ghettizzata in ambito greco, sia per dei motivi culturali sia per dei motivi pratici. Viene favorito un approccio allo scontro molto diretto. La falange oplitica è un rullo compressore, è qualcosa che impatta frontalmente, è un ariete. Al contrario, la sua interpretazione etrusca e latina è qualcosa di più fluido, di più duttile. Va anche detto, e questo noi lo evinciamo sia da Tito Livio sia da Diodoro Siculo, che non tutti gli armati di un esercito latino o di un esercito etrusco erano opliti, anche dopo l'acquisizione di fine VII, primi VI secolo a.C. del modello greco. Infatti, se noi prendiamo la descrizione della falange serviana come un modello canonico di quello che doveva essere un esercito latino o un esercito etrusco dell'epoca, noi ci rendiamo conto che grosso modo il 60% è costituito da opliti, ma il 40% invece dell'esercito è costituito da combattenti leggeri, una percentuale dei quali è ancora armata con lo scudo del periodo precedente, con l'antenato dello scutum, con quel tyreos o scutum che si vedeva raffigurato appunto sui coperchi delle tombe a Pozzetto di Vetulonia. Quindi il modello precedente non scompare mai del tutto. Certo, cade parzialmente in disuso. Sicuramente il guerriero per eccellenza diventa l'oplita. Sicuramente gli opliti sono una percentuale maggiore in seno agli eserciti etruschi e latini di fine VII, VI, V secolo a.C., ma comunque il modello precedente non scompare, e questo perché appunto l'approccio allo scontro non è così monolitico ma è più fluido,
con un'importante presenza di armi da getto. Va anche detto, parlando in maniera specifica dell'ambito etrusco, che nell'Etruria padana gli influssi greci arriveranno molto flebili, l'elemento oplitico sarà sicuramente presente ma in misura minoritaria e rimarranno invece combattenti, come si vede ad esempio sulla situra della Certosa, equipaggiati con scudi diversi che chiaramente si ispirano al modello a manopola. Quindi nell'Etruria padana avremo sicuramente una realtà militare più fluida e per certi versi, me ne abbiamo già parlato nel video dedicato a come combattevano i Veneti, forse c'è già un'idea proto-manipolare in diverse categorie di combattenti equipaggiati in maniera differente. Sebbene, come abbiamo visto, il modello oplitico non venga mai assimilato del tutto dal mondo etrusco-italico, ma piuttosto venga reimmaginato in chiave locale, saranno molti gli elementi della panoplia del guerriero greco che verranno acquisiti dai combattenti etruschi, italici e latini. Ad esempio, l'elmo attico-calcidico godrà di grandissima fortuna nel mondo etrusco e altrettanto si può dire dell'elmo frigio e di tutte le sue varianti. Anche in questo caso, però, non assistiamo semplicemente a una mutuazione di modelli stranieri. Il modello attico-calcidico verrà progressivamente modificato fino a dar vita a un nuovo modello, noto col nome di italico-calcidico, contraddistinto da un nasale molto meno pronunciato e da paragnatidi mobili, montate su cerniere. Quindi anche in questo caso assistiamo all'acquisizione di modelli stranieri che vengono però reinterpretati per venire incontro alle esigenze locali. Per quanto riguarda le armature, invece, non siamo certi che l'armatura in lino, la linotorax, sia stata mutuata in questo periodo dal mondo greco. Forse era conosciuta precedentemente grazie a un canale miceneo. In ogni caso è in questo periodo che nasce un modello squisitamente etrusco, caratterizzato da tutta una serie di lamelle di rinforzo che ricoprono tutto il corpo dell'armatura. Non sappiamo esattamente di cosa fossero costituite queste lamelle e l'archeologia non ha ancora restituito alcuna lamella metallica in ambito etrusco, quindi di volta in volta si teorizza che si trattasse di lamelle in cuoio crudo oppure costituite da più strati di lino indurito con colla. Per quanto riguarda le spade, sebbene in questo periodo tra fine VII e primi VI a.C. si cominci a utilizzare in ambito italico, latino ed etrusco delle spade note anche al mondo greco, probabilmente il tramite originario in questo caso non è quello della Grecia, bensì quello dell'Illiria, tramite la cultura dei Piceni. I Piceni, grazie all'elemento liburnico, avevano dei contatti costanti con le coste dell'Illiria e attraverso l'Adriatico giunge una spada nota con il nome di copis. La copis era una spada nata in ambito balcanico dalla lama fortemente ricurva utilizzata da spacco a un taglio singolo. In Italia la copis viene caratterizzata da dimensioni molto importanti e probabilmente era un'arma favorita dai cavalieri, anche se la raffigurazione sul frontone del tempio della Mater Matuta di Satricum, datata al V secolo a.C., mostra che anche i combattenti appiedati latini la utilizzavano in corpo a corpo. Per quanto riguarda invece l'oxifos, che è una spada corta che noi colleghiamo abitualmente con il mondo greco, probabilmente va intesa come un modello di spada propria della cultura mediterranea e i primi modelli che ritroviamo in Italia anch'essi compaiono in ambito piceno, precisamente in ambito piceno-capenate, e sono datati alla fine del VII secolo a.C. Per quanto riguarda Copis e Xifos, comunque rimando a un video che ho confezionato precedentemente e che è dedicato in maniera specifica a queste due armi e alla loro storia. Agli inizi del IV secolo a.C. avviene un evento molto particolare, poi. La cultura etrusca, quella latina, quella italica, si scontrano con la cultura gallica. I Galli giungono da nord, valicano le Alpi e si abbattono con inaudita violenza sul mondo etrusco e anche sul mondo romano. Ricordiamo il sacco di Roma del 386. Il contatto traumatico con i guerrieri gallici porta a tutta una serie di cambiamenti nella panoplia degli Etruschi e anche dei Latini e dei Romani. Lo scudo a manopola, il tyreos, lo scutum,
che per assurdo i villanoviani avevano trasmesso ai Galli torna con grande, dirompente importanza nello scenario militare italiano. Oltretutto anche la spada dei Galli, la spada laten, comincia a venire adottata dagli Etruschi, dai Romani e dagli Italici. Di questo però potremo parlare in un altro video perché abbiamo ampiamente sforato cronologicamente il contesto dell'età regia e il contesto etrusco più arcaico. Se questo video vi è piaciuto, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Grazie.